Bene, sono le 11. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti a questo webinar dal titolo Prodotti Smart, come costruire una strategia IoT di successo. Una strategia IoT efficace è oggi sinonimo di opportunità e non solo maggiore competitività sul mercato, ma anche la possibilità di offrire nuovi servizi al cliente finale. In questo webinar, organizzato da Dave Embedded System e VisUp, andremo a identificare gli aspetti vincenti ed illustreremo come ottenere risultati rapidi e tangibili in ambito IoT. Copriremo i temi dell'IoT a partire dall'inevitabile integrazione fra tutto ciò che riguarda l'edge, e sia essa parte di un nuovo sviluppo di prodotto che un revamping di un'applicazione esistente, e tutto questo collegandolo fino al cloud e toccando quindi i temi della diagnostica da remoto, la manutenzione smart e la manutenzione predictive, accennando anche ai nuovi scenari collegati alla servitization. Questo webinar avrà una durata di circa 50 minuti, al termine del quale sarà possibile partecipare ad una sessione di domande e risposte. E qui con noi oggi ho l'onore di presentarvi Gabriele Venier, amministratore delegato di VisUp. Buongiorno. E Roberto Zelbi, amministratore delegato di Dave Embedded System e responsabile delle attività di pre-sales con i clienti. Salve, buongiorno a tutti. Il sottoscritto è Emanuele Papais, sono Business Development Manager qui in Dave Embedded System e oggi vi presenterò e vi aiuterò a seguire il percorso di questo webinar. Dunque, partiamo innanzitutto con il conoscere le due realtà con cui abbiamo a che fare. Dave Embedded System è una realtà che ormai da più di 20 anni progetta e produce sistemi nell'ambito embedded. In particolare, Dave Embedded System opera nei sistemi dell'automazione industriale, della domotica, dell'ingegneria biomedicale ed infine, non meno importante, nel settore dei trasporti, difesa avionica. Dave Embedded System opera in questi settori proponendosi come partner per lo sviluppo di dispositivi per la gestione di interfacce uomo-macchina, per lo sviluppo di dispositivi per la gestione di integrazione in applicazioni industriali real-time e per lo sviluppo di applicazioni in ambito IoT. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato molte conoscenze in ambito dell'intelligenza artificiale applicata all'edge e siamo quindi in grado con il nostro team interno di definire gli algoritmi e costruire i dataset per gestire in autonomia le fasi di deployment di un sistema di intelligenza artificiale che sia in grado, sfruttando l'IoT, anche di imparare nel tempo e migliorare costantemente. Questi servizi sono abilitati da quella che è la conoscenza di base della nostra realtà, che è la progettazione e produzione di soluzioni elettroniche embedded, cioè i sistemi elettronici modulari, i cosiddetti SOM, i System on Module, e i sistemi embedded completi. Il tutto è ovviamente integrato con la capacità di gestire sistemi operativi real-time e non, con particolare focus su Linux e Android. Da rimarcare che per noi sia la progettazione che la produzione sono realizzate internamente all'azienda. Bene, allora a completamento di questa breve introduzione vi mostriamo un piccolo video sulla nostra realtà, dura solamente 1 minuto. Siamo una realtà appunto che ha sede in Friuli Venezia Giulia e abbiamo un team di ricerca e sviluppo abbastanza giovane che è abituato a lavorare in team. Oltre ovviamente ai momenti di lavoro ci sono anche dei momenti di confronto che possono avvenire anche nelle nostre sale, diciamo, di relax, il tutto però poi per finalizzare la progettazione di PCB, sviluppo e bring up, debug ovviamente di soluzioni elettroniche di vario genere. Abbiamo chiaramente capacità di rework e anche di produzione. E come ultimo punto, ma non meno importante, diciamo, in tutto questo tipo di attività c'è lo sviluppo del software che ne consegue. Passiamo la parola a VisUp. Ecco, grazie Michele. Sì, due cenni anche rispetto a quello che fa VisUp. Allora, VisUp è una software house che è collegata al gruppo Orsa ed è specializzata sui temi di IoT e Analytics, con un'offerta che è dedicata a brand e OEM.
Le nostre soluzioni sono soluzioni in cloud e sono utilizzate in settori anche molto diversi, quindi andiamo dal metalmeccanico al food, alla ristorazione, sino al settore health e alla smart mobility. La nostra vocazione è quella di accompagnare le aziende costruttrici di macchinari, quindi elettrodomestici, dispositivi, eccetera, nella transizione dei propri prodotti verso il digitale, quindi andando a sfruttare in particolare i dati, che sono il nostro core, diciamo, rispetto alle soluzioni che offriamo, e quelli che chiamiamo più nello specifico IoT Analytics, appunto. A livello di prodotto, Things5 è la nostra piattaforma di IoT Analytics che è erogata in modalità as a service. Quindi ha come caratteristica principale quella di essere una soluzione chiave in mano e di offrire funzionalità che sono pronte all'uso. Quindi dall'acquisizione dei dati, all'analisi, al monitoraggio, alla gestione dei dispositivi e gestione utenti, tutto questo in maniera self-service, fino ad arrivare all'interoperabilità con i sistemi gestionali. Bene, stante questa doverosa introduzione, abbiamo adesso l'obiettivo di iniziare a sviluppare gli argomenti di questo webinar, partendo dagli obiettivi che ci siamo posti e che vogliamo raggiungere al termine di questa presentazione. Innanzitutto andremo come si intuisce dal titolo, l'idea è quella di presentare un percorso tramite esempi che ha portato all'implementazione di soluzioni IoT in grado di creare del valore. Partiremo da quelle che sono le esigenze percepite tipicamente dai clienti e che sono anche palesate in fase di richiesta di supporto. In ognuna di queste situazioni il percorso è sempre stato caratterizzato da alcuni passaggi che andremo a sottolineare per chiarire, diciamo, le fasi necessarie e le strategie per ottenere una soluzione IoT di successo. Valuteremo poi i vantaggi e gli svantaggi di possibili soluzioni IoT sulla base dell'esperienza che ci siamo fatti, che si sono fatti i due partner che qui intervengono oggi, che poi ci aiuteranno anche a capire meglio come appunto affrontare queste situazioni. Infine, vedremo un aspetto fondamentale che è quello dei problemi che forse troppo spesso portano a dei progetti di tipo IoT a fallire o comunque a non raggiungere, diciamo, il risultato finale perché per tante ragioni che vedremo collegate non tanto a fattori esterni quanto magari a fattori interni. Partiamo quindi con il comprendere quali sono le tipiche ragioni per cui un'azienda incomincia a sentire il bisogno di una soluzione IoT, quindi l'esigenza. Sì, esatto. Allora, il motivo che spinge un'azienda a valutare soluzioni IoT per i propri prodotti, purtroppo ancora molto spesso è guidato da quanto fa la concorrenza, quindi diciamo si va un po' per emulazione. Spesso ancora si cerca di identificare da subito un ritorno sull'investimento che sia in maniera molto chiara e misurabile, ma è un'operazione che non è sempre semplicissima. Vedremo invece come sia necessario seguire questo percorso per piccoli passi, ottenendo quindi dei quick win che siano capaci di fornire da subito del valore. A tal proposito, la prima promessa dell'IoT riguarda la possibilità di acquisire i dati di utilizzo dei dispositivi su vasta scala, quindi questo è il nostro punto, diciamo, di partenza, no? Fino a quel momento però non sappiamo infatti praticamente nulla o comunque sappiamo molto poco rispetto a come gli utilizzatori finali usino effettivamente i nostri prodotti. Quindi ci apre un po' gli occhi da questo punto di vista, no? Quindi possiamo iniziare a capire come li usano, quando li usano di più, quali funzionalità prediligono. Ci sono dei momenti in cui il prodotto si inceppa durante una qualche sequenza particolare, come stanno rispondendo rispetto a nuove funzionalità magari che abbiamo appena rilasciato e anche ad esempio chi li utilizza in maniera esemplare. Quindi gli IoT Analytics ci danno questo primo vantaggio importante, no? Quello di esplorare uno storico dati in maniera immediata, un po' come se avessimo a disposizione una moviola che ci consente di osservare in tempo reale, quindi sia in forma puntuale che aggregata, le reali condizioni di utilizzo dei dispositivi, quindi in tempo reale ma anche in retrospettiva, quindi poter tornare indietro un momento del tempo e capire cosa effettivamente è successo a quel macchinario. Vedremo come questa modalità
ci permetta di fare diverse cose e soprattutto di farle fin da subito. Ovviamente condividiamo quanto ha detto Gabriele. Dal nostro punto di vista invece, cioè dal punto di vista dell'integratore di sistema, chi è in grado praticamente di progettare e sviluppare anche l'hardware e il software embedded, abbiamo visto che i clienti apprezzano moltissimo la possibilità di recuperare i dati dal campo il prima possibile, cioè fin dai primi prototipi di un nuovo prodotto, proprio per capire fin da subito come il loro prodotto si comporta sul campo, verificare come i clienti stanno utilizzando il prodotto e creare quindi un database di informazioni che fino ad oggi era possibile solamente con un numero esagerato di trasferte, con l'utilizzo di micro SD o penne USB sul campo, che però sono spesso malviste dai clienti. Con l'IoT invece i nostri clienti hanno visto l'opportunità di estendere questo tipo di analisi a tutto il parco prodotti installato, promettendo e successivamente offrendo dei servizi ai clienti basati sui dati. Confermo quindi cosa ha detto Gabriele, che se riusciamo a capire come i nostri clienti utilizzano i prodotti, non possiamo fare altro che imparare e migliorare offrendo loro un servizio sempre migliore, con un circolo finalmente virtuoso che soddisfa tutti. Ecco, mi sembra proprio che questo termine, no, virtuosa, ben sintetizzi quanto ci avete raccontato entrambi. Certo, non è sempre però facile ottenere questo e tra l'altro lo vedremo anche in seguito. Però scendendo un po' più nel dettaglio, quali sono i tipici servizi che vedete inclusi in un progetto IoT e che sono parte delle esigenze che vengono espresse tipicamente dai vostri clienti? Allora, occorre premettere intanto che è fondamentale comprendere come alcuni obiettivi siano raggiungibili nel breve termine, mentre altri richiedano del tempo tecnico per essere raggiunti. Quindi questa è una prima considerazione da fare. Per prima cosa vediamo che in una fase preliminare la divisione aziendale che può ottenere maggiori benefici da una soluzione IoT è quella legata al servizio clienti post vendita. Oggi è fondamentale che accanto ai tradizionali strumenti a disposizione del service si possa disporre di nuovi tool che permettano di operare ad esempio una diagnostica avanzata e da remoto, quindi lavorare a stretto contatto con i dati raccolti. Per diagnostica avanzata intendiamo la possibilità di accedere a dati di funzionamento che possono essere dati dei macchinari, quindi set point, ricette o altri parametri di diagnostica, quindi dati di funzionamento di motori, compressori, ma anche dati che possono essere contestuali come temperatura dell'ambiente, umidità, eccetera. L'accesso a questi dati non può solo fornire un accesso in tempo reale, ma deve permettere di spaziare indietro nel tempo. Pertanto, poter comprendere a fondo il perché di determinati malfunzionamenti, poter identificare con precisione le cause scatenanti in funzione dello storico della singola macchina è un aspetto assolutamente centrale. E questo deve essere operato totalmente da remoto, specie in momenti come questo in cui spostarsi è problematico, oltre che chiaramente costoso. Poi con i dati è anche possibile fare un altro tipo di operazione, ovvero andare a verificare se le componenti meccaniche, ad esempio, del prodotto stanno lavorando in maniera efficace. Quindi se verifichiamo che un motore per un particolare utilizzo è sovradimensionato, possiamo pensare di impiegarne magari uno più economico, capace di lavorare all'interno di un range prestabilito di condizioni, che possiamo andare anche qua a misurare e a identificare con buona approssimazione, ma possiamo anche guardare ai dati e comprendere che se la nostra gamma di prodotti, ad esempio, è diversificata correttamente secondo il reale utilizzo. Questo è un altro punto, diciamo, importante. Nel momento in cui iniziamo ad avere visione rispetto a come il nostro prodotto viene utilizzato, possiamo iniziare a offrire servizi accessori di valore per il cliente. Ad esempio possiamo inviare in automatico un kit in omaggio per la prima manutenzione, una volta ad esempio raggiunte le, ad esempio, non so, prime 100 ore di utilizzo, no? Quindi
prima ancora di andare a implementare funzionalità predittive. Questo per testare, diciamo, il canale, insomma, e educare il cliente anche alla corretta manutenzione del dispositivo. Possiamo immaginarci nuovi modelli di garanzia, ad esempio basati sull'effettivo utilizzo e sulla corretta manutenzione, che naturalmente deve essere consigliata dal costruttore. Tutto questo permette di abituare il cliente all'idea che potrà contare su un partner proattivo capace di fornire nuovi servizi e consigli, magari veicolandoli attraverso l'app, quindi diventa anche più semplice, insomma. Quindi proprio la proattività, no, vista in questa prospettiva, rappresenta il fronte più interessante agli occhi del cliente finale. Il fatto che in qualche modo il prodotto, il brand, possa fornire in maniera attiva consigli circa l'utilizzo, la corretta manutenzione, apre la porta sicuramente a scenari più evoluti, che sono collegabili ad esempio all'intelligenza artificiale, quindi vedi la manutenzione predittiva, ad esempio. Quindi la servitization, che è un passaggio, diciamo, successivo, quindi la creazione di nuovi servizi per il cliente, così come l'attivazione di nuovi modelli di business, come ad esempio l'outcome as a service, no? Quindi collegato al reale, alla reale generazione di valore dei nostri prodotti, saranno sicuramente più frequenti in futuro, no? E potrebbero rappresentare un fattore anche differenziante decisivo nei prossimi anni. Ricordiamo però come tutti questi scenari dipendano realmente dalla disponibilità dei dati. Gli stessi sistemi intelligenti richiedono uno storico dati qualitativamente rilevante per funzionare. Occorre per questo trovare la giusta moneta di scambio tra il costruttore e il cliente finale, che, ricordo, è colui che detiene la proprietà di questi dati. Quindi è un aspetto molto importante su cui lavorare. In generale possiamo dire che i dati, o meglio gli analytics, danno maggiore visibilità al proprio business, permettendo di conoscere da vicino i propri clienti, no? Rimettendo anche potenzialmente in discussione la nostra linea strategica, ad esempio. Grazie per questa spiegazione, Gabriele, di quelle che sono le tipiche necessità e i requisiti che devono essere soddisfatti per un nuovo progetto IoT. Visto che ci siamo, adesso a entrambi faccio la domanda, potreste anche portarci qualche esempio di progetti che avete affrontato, così da definire insieme quelli che sono tipicamente i requisiti che una soluzione IoT deve avere? Chiaro che avete anche delle problematiche legate alla dischiusura delle informazioni, quindi magari fate un chiarimento più generico possibile, però ci piacerebbe proprio avere in mente delle metriche con le quali valutare le possibili strade da percorrere per individuare quelle che poi sono più adatte ai problemi legati all'IoT. Quanto viene tipicamente presentato come requisito di una soluzione IoT può certamente variare a seconda dell'ambito nel quale ci troviamo, ma c'è un filo comune con cui si ha a che fare, che è quello della connettività sull'edge. Questo ovviamente è fondamentale, perché i dati devono essere facilmente fruibili anche da remoto e quindi si richiede che la catena di remotizzazione dei dati funzioni e sia robusta. E questo requisito di conseguenza si porta dietro la necessità di avere un modo semplice per caricare i dati in modo ordinato e facilmente fruibile, che oggigiorno viene risolto attraverso quello che chiamiamo cloud. Considerando quindi per un momento questa catena, ci sono ulteriori requisiti che nascono e che sono sempre più percepiti, e che sono la sicurezza del dato, la cyber security e la stabilità della connessione, che può anche diventare un requisito di indipendenza dal cliente finale. Ad esempio, un esempio su tutti è la rete Wi-Fi, che non sempre viene resa disponibile dal cliente. Meglio quindi una connessione cellulare magari, che però anche questa non sempre è possibile utilizzare. Ovviamente poi viene di conseguenza il buffering dei dati nel caso in cui la connessione sia temporaneamente assente. Poi, proseguendo con i requisiti a livello di cloud, tipicamente sono richiesti anche la possibilità di catalogare i dati, la possibilità di gestire il profilo degli utenti che accedono ai dati e, per ultimo, la possibilità di aggiornare o comunicare con i dispositivi remoti
per esempio attraverso il famoso OTA, cioè l'Over the Air Update, per installare gli aggiornamenti sul campo. Mm-hmm. Dal punto di vista invece dei requisiti più lato cloud, quello che posso aggiungere è che occorre disporre di una soluzione che sia capace di gestire in maniera efficace la comunicazione, quindi la comunicazione in particolar modo bidirezionale, quindi sia in lettura che in scrittura, fra cloud e dispositivi. Quindi in particolare bisogna prevedere un flusso dati che preveda metriche, quindi telemetrie insomma di vario tipo, indicatori di stato che identificano quindi appunto lo stato di funzionamento del dispositivo, ma anche strutture dati diverse come possono essere eventi legati ad allarmi, ad esempio, configurazioni, eccetera. E non ultimo l'aspetto delle ricette, che è sempre, diciamo, centrale in questi progetti. Tutto questo perché l'idea è quella di ottenere una rappresentazione fedele e digitale del dispositivo fisico, quindi in piena ottica, diciamo, gemello digitale o digital twin, insomma, si voglia chiamare. Grazie a entrambi e devo dire che sinceramente il discorso delle ricette, che avevo sempre associato un po' a quella dei forni di casa eccetera, però effettivamente è un concetto assolutamente interessante legato appunto all'IoT, perché oggigiorno appunto la bidirezionalità può permettere di comunicare e aggiornare i sistemi sul campo, appunto dando nuove ricette legate proprio al funzionamento stesso legato a loro, insomma. Ecco, però una domanda mi sorge un po' spontanea di fronte a tutte queste tematiche. Non dobbiamo comunque dimenticarci, credo, non l'avete detto ma ve lo chiedo ora, del fatto che gli oggetti di cui stiamo parlando devono rimanere stabili. In altri termini, facendo un esempio che conosciamo tutti, se io compro un telefono, certamente lo compro per tutte le sue funzionalità accessorie, chiamiamole accessorie, però un telefono, proprio per definizione, deve comunque continuare a telefonare e anche telefonare bene come la faceva in passato. Quindi la domanda è così anche nell'ambito industriale? Sì, certamente. Questo è fondamentale e lo si è dimostrato anche in tutti i casi in cui abbiamo operato. Quindi aggiungere nuove possibilità e potenzialità ai prodotti per creare nuove opportunità di business, generare nuovi servizi o altri sottoprodotti è fondamentale, ma non si può dimenticare quali sono le ragioni per cui i clienti ci avevano scelto fino a quel giorno. Il tuo esempio del telefono è calzante, oserei dire, e si può riportare pari pari a quei casi dove i clienti vogliono applicare i concetti di IoT a dei dispositivi esistenti, possibilmente solo aggiornandoli. Questo processo di revamping dell'applicazione del prodotto non deve, cioè, inficiare le caratteristiche del prodotto stesso. Su questo punto siamo particolarmente efficaci noi di Dave, in quanto dominiamo completamente l'hardware dei nostri sistemi e conosciamo e comprendiamo bene quello anche dei nostri clienti. Questo di fatto ci avvantaggia perché possiamo definire insieme a loro le soluzioni migliori per interagire con il dispositivo, valutando nell'intimità l'invasività della soluzione proposta. Detto questo, e considerando una tipica soluzione industriale, ci sono 3 tipiche soluzioni che si possono implementare e sono: la prima, una più invasiva, cioè l'aggiunta o l'aggiornamento di un applicativo all'interno della macchina stessa, che si occuperà quindi di collezionare i dati, catalogarli e analizzarli, inviarli al cloud, rispondere poi alle richieste che arrivano dal cloud e gestire, come si diceva, gli eventuali aggiornamenti sul campo. Una seconda soluzione, che possiamo definire intermedia, che tra parentesi è anche la più nota applicata a dei dispositivi esistenti, è utilizzare un gateway IoT che si interfacci con l'apparato esistente e ne raccolga i dati ed esegua quanto legato in precedenza, compresa anche la gestione degli aggiornamenti, che non detto sia sempre possibile. Questa soluzione è tipicamente a quella a cui possono ambire aziende che offrono soluzioni IoT che provengono già dal mondo dell'IoT o dello sviluppo del software.
però non sempre quanto riportato sopra è auspicabile o possibile, soprattutto su dispositivi che risentirebbero l'inserimento di nuovi sistemi come un gateway IoT o una modifica all'applicativo. In questi casi si utilizzano dei gateway IoT in grado di collezionare i dati senza interferire col funzionamento del dispositivo in osservazione, letteralmente sniffando i dati. In genere in questi casi gli aggiornamenti non sono possibili o neanche auspicabili e vengono eventualmente eseguiti direttamente con l'applicativo principale, se questo lo prevedeva. Questo livello di intervento dove possiamo arrivare noi, appunto grazie al nostro background hardware, che ci permette velocemente di avere la giusta soluzione da applicare. Un esempio è il nostro gateway IoT, che consiste in una scatola da barra DIN a 4 moduli e che possiede diverse possibilità di interazione con i prodotti dei clienti, sia nella modalità standard, quella intermedia, che in quella più sofisticata. Una volta quindi che il dato è letto, deve essere stradato verso il mondo del cloud, dove ci sono molte altre possibilità da tenere in considerazione, a seconda di quanto vogliamo implementare. Dietro tutti questi aspetti vi è poi un aspetto fondamentale, che è quello legato alla sicurezza del dato. Bene, però di questo parleremo tra poco. Quindi, da quello che hai detto, Roberto, abbiamo capito che le varie soluzioni possibili dall'edge fino al cloud sono queste, diciamo, tendenzialmente. Ma una volta che arriviamo sul cloud, Gabriele, cosa c'è? Cosa si può fare? Sì, allora diciamo che al di là degli aspetti poi chiamerei idraulici collegati alla gestione dei dati sul cloud, molto spesso ci si dimentica della dimensione operativa, ovvero come vado a gestire questi dati. Infatti è importante andare a disporre di funzionalità di tipo gestionale, come ad esempio, non so, la gestione delle utenze, i profili, i livelli di accesso, no? Con permessi anche secondo, diciamo, gerarchie di utenti, no? Quindi pensiamo a chi ha sia una rete di vendita diretta e sia magari allo stesso tempo basata su distributori misti. Quindi questo è un primo punto. Un secondo aspetto è legato alla gestione proprio dei dispositivi, per andare ad associare le utenze, quindi con il singolo dispositivo, diciamo la singola matricola, ma come strumento, diciamo, di supporto di primo livello. Quindi se un utente chiama per un problema, occorre che ci sia da qualche parte un software a disposizione del front desk. Terzo punto importante è legato all'analisi del dato, quindi anche qua servono strumenti che permettano l'esplorazione agile e immediata attraverso potenzialmente miliardi di punti, miliardi di dati, insomma, per andare a identificare o a ricercare anomalie o eventi particolari, insomma. Ecco, su questo credo che poi ne accenneremo infatti con anche l'intelligenza artificiale che ci potrà aiutare. Comunque, dopo questa prima panoramica sulle possibili soluzioni, sarebbe bella una descrizione di un caso concreto, in modo da calare questo nella realtà quotidiana e cosa appunto è stato realizzato in casi concreti. Come esempio concreto vorremmo portarvene uno della terza configurazione, che risulta forse la meno conosciuta in generale. Come detto precedentemente, consta l'integrazione di un gateway che, in modalità trasparente al funzionamento del dispositivo, riesce a intercettare le informazioni di funzionamento e le riporta verso il cloud. Nel caso specifico stiamo parlando di una white appliance professionale, la quale, per evitare di apportare modifiche significative, quantomeno in questa prima fase di applicazione dell'IoT, è stata modificata semplicemente inserendo il nostro IoT Gateway ed un cablaggio ad hoc che permette di sniffare i protocolli di funzionamento dello stesso senza intervenire nel suo funzionamento. In questo modo il nostro Gateway IoT si è messo semplicemente in ascolto e quindi di fatto lui intercetta le informazioni che venivano trasmesse nel dispositivo, decodifica le stesse, le compatta e le invia al cloud. Per realizzare una soluzione come questa, particolarmente adatta ai dispositivi esistenti, anche quelli più datati magari, occorre conoscere molto bene la parte hardware del sistema per poter agire con la sicurezza
di non alterare il funzionamento dello stesso. I dati raccolti vengono quindi inviati verso il cloud. Il tutto si basa su un gateway IoT sicuro, ovvero che presenta delle caratteristiche peculiari, per cui uno, il software che gira su di esso deve essere firmato opportunamente, altrimenti non può funzionare e quindi si evita che chiunque possa farci girare un altro software non autorizzato. Due, il canale aperto verso il cloud è protetto per mezzo di opportuni certificati. Tre, anche il software di basso livello è aggiornabile da remoto, come si diceva prima, ed è mantenuto aggiornato al fine di evitare attacchi appunto possibili da remoto. Ecco quindi che sono emersi quegli aspetti che dicevamo prima di sicurezza, che sono tanto importanti nel momento in cui si deve tenere a mente le cose da fare per lo sviluppo di un'applicazione IoT. Con questa descrizione penso che comunque tutti noi abbiamo più o meno compreso a grandi linee come si è arrivati alla soluzione integrata in quel caso specifico, ma per essere ancora più concreti possiamo riassumere, Gabriele, a beneficio di tutti, quali che sono le caratteristiche salienti ed i vantaggi che avete potuto osservare andando ad implementare una soluzione come questa e considerando anche un po' le tempistiche, insomma, di ciò che si può fare subito e ciò che si può fare dopo. Sì, certo, allora possiamo andare a riepilogare un po' di cose, diciamo, ne abbiamo già parlato, altre magari sono nuove, insomma, e le presenterò adesso in questo passaggio. Diciamo che cercherò di riassumere qui i vantaggi principali, cercando anche di dar visione su quella che è la sequenzialità temporale di questi vantaggi, quindi andando a identificare bene per step quello che possiamo raggiungere e soprattutto fornire anche un'indicazione abbastanza certa, ecco, delle tempistiche. Allora, intanto occorre dire che il prerequisito è naturalmente aver alimentato il flusso dati in maniera estesa tra il parco dispositivi installati e il cloud, ovvero dobbiamo aver trovato ad un certo punto la giusta quadra per ottenere i dati dal cliente finale. Quindi diamo questo per assodato, e anche se appunto non è sempre semplice. A quel punto cosa siamo in grado di fare? Possiamo iniziare a capire come i clienti usano realmente il prodotto, come dicevamo prima. Qui è davvero incredibile poi quanto veramente si possa imparare semplicemente andando ad osservare i dati, no? Questo lo si può ottenere attraverso strumenti operativi che agevolano l'esplorazione di questi dati, riducendo al massimo ogni tipo di barriera nella fruizione degli stessi. Questo è molto importante. Ecco. Secondo punto ha a che vedere con il monitoraggio e l'alerting su condizioni critiche o anomalie particolari. Quindi questo permette di essere informati quando ci sono dei problemi. Possiamo in questo modo, se sappiamo insomma quando si verifica un problema, andare ad anticipare le proprie mosse verso i clienti, no? Quindi anziché attendere che essi ci chiamano per segnalarci un problema, possiamo agire in anticipo. Uh-huh. E tutto questo appunto con i dati, semplicemente accedendo ai dati a disposizione. Terzo punto, possiamo lavorare su una diagnostica che può essere eseguita completamente da remoto. Attraverso gli strumenti di analytics avanzati, quello che possiamo fare è andare a usare i dati per guardare in maniera in retrospettiva e andare a ripercorrere condizioni particolari di utilizzo del dispositivo, quindi comprendere le cause scatenanti dei problemi. Possiamo, adesso per fare un esempio, capire se alcuni malfunzionamenti sono dovuti al prodotto che è difettoso e quindi va sostituito ad esempio in garanzia, o magari è l'utilizzatore che è maldestro e ha utilizzato in maniera impropria il prodotto. E questo dai dati lo si può leggere. Possiamo quindi ottenere un risparmio in termini di tempi e costi di trasferta, perché ci evita appunto di spostarci fondamentalmente, e possiamo anche gettare delle luci su dinamiche di funzionamento che fino a poco tempo prima ci potevano risultare totalmente oscure. Questo, diciamo, è un punto su cui
su cui insistiamo parecchio, insomma. Quarto punto ha a che vedere invece con il miglioramento del prodotto, quindi stiamo ancora parlando di come, osservando i dati, si possono generare benefici concreti, quindi stessi strumenti. E non stiamo ancora parlando di intelligenza artificiale, machine learning, eccetera. Quindi immaginiamo ad esempio di avere scelto per il nostro frigorifero un determinato tipo di compressore, no? Come già abbiamo detto prima, dai dati potremmo renderci conto di quella componente che è sovradimensionata e che può, diciamo che per quel tipo di utilizzo potrebbe essere sostituita da un compressore ad esempio più economico. Oppure potrebbe essere semplicemente rivista la gamma andando a segmentare ulteriormente il mio mercato. Ecco. E questo ci porta al punto successivo, che ha a che vedere proprio con la migliore comprensione del mercato, perché potremmo non avere più bisogno di costose ricerche di mercato, ad esempio. Ma come possiamo ottenere questo? Possiamo farlo per prima cosa andando a guardare i dati, analizzandoli, e possiamo imparare anche come i clienti usano il nostro prodotto e con quali funzionalità. Quindi andare a segmentare i clienti e capire bene come operano, ecco, sui nostri dispositivi. Ecco. Ma non solo questo, possiamo anche capire, ad esempio, se il mercato a cui ci rivolgiamo è in una fase di espansione o di contrazione, per poi attivare o meno un'attività commerciale adeguata. Questo solo per dare alcuni scenari, ecco, su quello che si può fare con i dati. Ecco. E tutto questo, tutto quello che abbiamo ottenuto finora, lo si può fare, ad esempio, con la nostra soluzione, che ricordo è già una soluzione pronta all'uso, quindi non richiede customizzazioni, e si può ottenere dopo già 6-12 mesi, dal momento in cui otteniamo una massa critica e statisticamente rilevante di dispositivi connessi, quindi c'è un tempo metabolico, diciamo, per poter attivare ecco, questo che abbiamo detto. Ecco. Però questo senza grandi cose. Ecco. Quindi è fondamentale agire da subito in funzione di questo primo traguardo. Dopodiché ci sono le fasi successive che si possono raggiungere, ovvero la cosiddetta manutenzione predittiva. Ricordiamo anche qui che la manutenzione predittiva non è altro che un'automazione rispetto al riconoscimento di pattern che descrivono, ad esempio, la degenerazione di componenti critiche. E questo va prima di tutto rilevato manualmente, attraverso i dati, diciamo, che possiamo raccogliere. Successivamente si va ad abilitare algoritmiche intelligenti per automatizzare questo processo. E qui la componente Edge, tra l'altro, è centrale per questo passaggio. Ultimo punto ha a che vedere invece con la servitization, nuovi business model, anche qua accennavamo già prima, e quindi nel momento in cui diciamo, disponiamo di tutti i driver per il controllo e il monitoraggio da remoto dei nostri prodotti, ci si apre un mondo di opportunità legato al business model innovativi, quindi alla vendita non più di un prodotto, ma di un servizio o di un outcome. Si vede ad esempio Tetra Pak. E tra l'altro ecco, una nota su questo è legata proprio alla possibilità a quel punto di avere la piena titolarità dei dati e quindi nel momento in cui io vado a vendere un servizio, i dati che quel servizio genera sono già miei da subito. Ecco, questo è un piccolo dettaglio. Quindi abbiamo visto come grazie ai dati possiamo essere più agili, possiamo essere pronti agli scenari futuri e ottenere importanti vantaggi competitivi anche da subito attraverso queste tecnologie. Ok, è chiaro che fino adesso abbiamo parlato in positivo, diciamo, però devo fare una domanda un po' scomoda. Quali sono le criticità che si possono incontrare in un progetto di questo tipo? Potete anche parlarci di quelli quindi che sono le difficoltà che avete visto tipicamente incontrarsi durante questi percorsi? Beh, le criticità ci sono sempre e quella che viene vista per prima sono le tempistiche. Infatti il management vorrebbe tutto subito. In realtà implementare una soluzione IoT richiede un cambio di mentalità, un'apertura mentale per cui si deve essere disposti anche a rimettere in discussione il business model, il proprio business model,
grazie al fatto che i dati raccolti possono creare nuove opportunità. Questo però è un momento nella progettazione di un sistema IoT che avviene dopo aver superato di fatto altre criticità che emergono fin dall'inizio. Cioè, prima di tutto accettare il fatto di integrare qualcosa in un sistema che funziona, secondo il noto motto, mai toccare ciò che va. Secondo, la connettività, ne abbiamo parlato prima, bisognerebbe essere indipendenti per evitare qualsiasi problema, ma questo non è sempre possibile o giustificabile. Poi viene il costo iniziale, che spesso prevale come considerazione su quelle che possono essere le opportunità che emergono nel medio-lungo periodo. Il fatto che si pensa che i risultati possano esserci già nel breve, mentre spesso non è così. Poi integrare un sistema IoT richiede precise conoscenze in termini di sicurezza, anche questo ne abbiamo accennato. Di fatto non esiste ancora una regolamentazione ufficiale, ma delle good practice e normative di carattere più generale, come la ISO 27001, che però non sono specifiche per il settore industriale. Noi, come Dave Embedded System, vediamo bene la IEC 62443, che però è ancora una IEC, appunto, e non una regolamentazione ufficiale. Con questa ci sarebbe la possibilità di definire e classificare facilmente la classe di sicurezza dei dispositivi e le caratteristiche che devono integrare per essere definiti sicuri. Non ultimo, e qui ancora il pallino, sta la condivisione dei dati, che è l'ultimo ma non il meno importante per noi. E cosa farne del dato? Come dargli valore, soprattutto all'inizio. La raccolta dei dati deve essere giustificata e soprattutto in campo professionale può essere difficile se non c'è un beneficio per tutti. Spesso l'unico modo apparente è fare tutto gratis, una situazione che spinge molti a rinunciare. Nel nostro caso abbiamo visto che è fondamentale la motivazione, la capacità di investimento e l'opportunità di avere un test bed di clienti che sono disposti a condividere i dati per un bene comune. Altre volte abbiamo visto, soprattutto nel mondo delle white appliances, che offrire dei servizi anche minimi, banalmente come lo streaming in remoto di immagini, è stato un buon viatico per avviare questo tipo di progetti con l'intesa col proprio management e nel rapporto anche cliente-fornitore. E questo è proprio quello che diceva prima Gabriele, cioè di andare avanti per quick win, piccoli quick win, vero? Sì, esatto, infatti confermo appieno quanto dice Roberto, nel senso che un progetto IoT è assolutamente richiede, diciamo, dei passaggi per step e richiede tutta una serie di ingredienti. Quello che posso aggiungere è che un progetto IoT è un lavoro assolutamente di sinergia, la chiamerei quasi sintonia, per essere più precisi, fra diverse competenze e diversi team, no? Spesso aziende esterne, eccetera. E questo deve essere guidato però da una visione comune, allineata al risultato finale, con anche una propensione a condividere idee, esperienze, eccetera, no? In maniera attiva e multidisciplinare, nonché seguendo una modalità di lavoro di tipo agile. Per ottenere questo abbiamo visto come il rapporto cliente-fornitore non funziona e anzi possa compromettere potenzialmente il processo di innovazione. Sì, quindi qua torniamo al tema agile che dicevi prima, cioè ci deve essere una bella sinergia di partnership, esatto. Insomma. Bene, grazie ancora. A questo punto cosa consigliereste voi a chi volesse avvicinarsi a questo mondo e quali sono gli sviluppi futuri che vedete in questo ambito? Beh, per riassumere basta pensare all'IoT come era stato coniato dall'inizio, cioè come un concetto nuovo che però è stato collegato allo sviluppo recente delle piattaforme cloud. In realtà la ricerca dei dati provenienti dal campo c'è sempre stata e bisogna aggiungere che oggi non è mai stata così semplice come adesso. Questo apre nuove opportunità che di fatto ci permetteranno di vedere nei prossimi anni una sempre più larga diffusione di prodotti hardware che offriranno servizi basati su IoT e vedremo anche dei prodotti che risponderanno sempre meglio alle esigenze dei propri clienti.
Chi si vuole avvicinare per la prima volta deve maturare in primo luogo qual è un primo obiettivo da raggiungere e crederci arrivando fino in fondo, consapevole che le proprie credenze potrebbero essere messe in discussione dai dati raccolti, ma senza averne paura. A livello di sviluppi, sarà anche perché noi siamo i primi e ci stiamo credendo molto, riteniamo che l'IoT di fatto è solo un mezzo che ci renderà sempre più indispensabile a mano che l'intelligenza artificiale prenderà piede, ad esempio per la manutenzione predittiva, come aveva accennato molto bene Gabriele prima. Questo perché quest'ultima funziona tanto meglio quanto si riesce ad apprendere nel corso della sua vita dai dati che provengono dal campo. Basta pensare ad Alexa, che a mano che viene utilizzata migliora la propria capacità di comprendere cosa state chiedendo. Questo di fatto è vero anche per i dispositivi industriali e in questo senso Dave Embedded System è molto attiva, soprattutto nell'implementazione dell'AI, dell'artificial intelligence, sull'edge, direttamente per essere efficaci in real time all'interno del processo di automazione. Di fatto per verificare direttamente in real time quello che succede nel processo stesso. Ma non solo, per esempio basta anche capire, parlando prima del live streaming, quello che si diceva del white appliances, per vedere se le patate sono cotte. E capirlo in automatico. Di fatto vederlo e capirlo applicando l'AI direttamente. E quindi proprio questo è il concetto, applicare l'AI all'IoT è il tema vero degli sviluppi dei prossimi 5-10 anni. Gabriele? Ecco, dal mio lato, diciamo, magari più che in prospettiva, magari su cui mi ero già soffermato, posso condividere un consiglio molto pratico che mi capita di condividere spesso a chi intende oggi affacciarsi su un progetto IoT per la prima volta. In particolare, un progetto IoT dal mio lato non può sostenersi semplicemente sulla vendita di un servizio in abbonamento. Ecco, da quello che abbiamo visto, se le prospettive per rientrare nell'investimento sono queste, è facile che il progetto sia fallimentare. Mentre l'IoT è vincente quando c'è una prospettiva di guadagno in termini di maggiore competitività, che deriva, come abbiamo visto prima, dal miglioramento del prodotto, da una migliore comprensione del mercato, andando a potenziare anche ad esempio il service, ma anche le occasioni di vendita. E inoltre, per fare in modo che sia vincente, occorre fare in modo che la raccolta dati avvenga in maniera estesa, perché pochi dispositivi non sono in grado di fornire alcun valore. Bisogna quindi prendere, diciamo, essere drastici da subito e trovare le giuste leve per convincere l'utente finale a scambiare i propri dati con funzionalità che possono essere utili, diciamo, per il proprio lavoro. Questo non è mai semplice e banale. In generale, il poter disporre di nuovi dati per basare le nostre decisioni ci permetterà poi di operare in maniera più efficace e soprattutto non lasciare nulla al caso. Posso anche affermare, così per concludere, che chi intraprende un percorso di questo genere, se gestito correttamente, difficilmente tornerà indietro. Poiché si va scusami Emanuele se ti interrompo, si va a percepire appieno quelli che sono poi i reali vantaggi, soprattutto in prospettiva, insomma. Beh, credo Gabriele che il fatto di aver affermato che difficilmente si torna indietro è basato sull'esperienza che avete, che abbiamo avuto in questi anni su chi effettivamente ha intrapreso questo percorso riuscendo a completarlo, diciamo. E in realtà non è un completamento, ma è un inizio di un nuovo percorso, perché si tratta sempre di crescere e di migliorare grazie ai dati che si raccolgono. Con questo, a nome sia di Visap che di Dave Embedded System, vi ringraziamo per aver partecipato e se ci sono delle domande noi siamo qui a disposizione, basta che le scrivete in chat. Grazie a tutti. Grazie a tutti.